Come si fa a impennare? Cosa devi fare fisicamente? Non lo so. Baricentro. Cioè quando tiri indietro col culo, ma devi poi accelerare, devi ti frenare. dico, io ho Cosa devi sempre fare? saputo Devi fare impennare. No. Ma no, No, secondo me il pepe è coreografia che... No, devi tenerlo della velocità giusta ma per perché far il colpo scendere. di gas ti dà il giusto dà. bilanciamento, l'equilibrio, poi devi sapere quanto gas ti serve, quindi è coordinazione, giusta potenza, freno dietro, perché il freno dietro se stai Freno ribaltando dietro. devi usare il freno dietro. Certo. Quindi acceleratine. Quella cosa là. Ciao, sono Andrea Iannone, sono venuto a Supernova per insegnarvi a impennare. Buongiorno a tutti ragazzi, grazie per esservi collegati, iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le puntate. Oggi abbiamo un grande ospite che è un campione di motociclismo e nel motociclismo il dottore è Valentino Rossi. Però oggi stavamo usando come dottore Andrea Iannone perché siamo tutti acciaccati, tutti un po' rotti e chiedevamo consigli su cosa devo fare. Io c'ho la sciatica, cosa devo fare per la sciatica? Silvia ha il culo rotto e è seduta sul ciambellone, quindi dicevamo cosa devo fare, come posso intervenire su queste cose. E Ciao Ale. ciao a tutti. Andre, avendone avuti gli infortuni ci puoi aiutare. Sì, assolutamente. Ma ci sono varie tecniche per poter intervenire. Ovviamente la prima è farsi trattare e poi magari individuare veramente qual è il problema. Stai parlando di me o del culo di Silvia? Il culo lì, Lì va lasciato stare, l'osso sacro. Il culo può fare ben poco. Niente. A te è successo? No, a me è successo, sì. Mi sono rotto prima 4 vertebre lombari nel 2007 e poi quando sono tornato in moto ho rotto il bacino, quindi proprio via, vicino al coccige, proprio attaccato. Ma allora la mia domanda è questa. Come fai dopo che ti sei rotto a restare con lo spirito alto? Cioè, capito? A non dire... Nella convalescenza? Sì, cioè come Sì. faccio a non fare sport per 1 mese, 2 mesi? Come faccio a star fermo? Cioè, è la motivazione, dove la trovi per dire devo stare fermo? Sei obbligato, nel senso che io sono stato 1 mese più o meno in ospedale fermo perché prima ero ingessato proprio dal collo fino al pube e mi ricordo, è stato un periodo tremendo, terribile, forse uno dei più brutti. Però tutti i giorni pensi che vuoi tornare in moto, quindi quella là è l'unica cosa che veramente ti tira su. Cioè, per La me spinta motivazionale, quella roba lì, ripartire, cioè sì. io ho dedicato tutta la mia vita a quello e anche da bambino, prima che già che arrivassi a fare corse non nel campionato del mondo, perché adesso ero addiritto all'età minima, quindi a 15 anni, ma io ho passato tutta la mia vita dai 7 anni fino ai 14-15 chiuso dentro il garage con i motorini, quelle robe là, capito? A modificarli, Sì, a cambiare le cose. Sì. Cioè io barattavo il fatto di poter tornare il sabato sera tardi a casa, ma non perché uscivo con gli amici, ma per stare di più in garage. Quindi magari mio fratello andava al pub con gli amici. Sì, e tu rimanevi lì in garage E io dicevo, ma lui smanettare. se torna alla mezzanotte lui, posso salire dal garage anch'io alla mezzanotte? Capito? Barattavo bello. quella roba là. Sì, capito? sì. E quanto è importante conoscere la tecnica proprio per essere un buon pilota? Non lo so se tutti hanno... Io la conosco molto bene, io so smontare un motore totalmente, rimontarlo, conosco qualsiasi parte tecnica, mi diverto, mi sono fatto una Harley Davidson io tutta customizzata, quindi so lì, mi diverto, passo il tempo, è la mia passione vera. Poi ci sono le corse, certo, però la mia passione vera è proprio quella di passarla sulle moto. Madonna, che invidia. Io non so fare, ovviamente niente di questa roba qua, ma per me c'è più distanza fra quello che so fare io e te che sai costruirti e pimparti un Harley Davidson che tra te e chi costruisce una navicella spaziale. Cioè, secondo me voi due siete molto più vicini Sì, di c'hanno più quanto cose in comune. lo siamo io e te. Cioè, sì, io è però... proprio una roba che mi viene... Sono quelle cose che mi mettono l'ansia. Cioè, se per caso io sono in macchina e vedo una spia che si accende, Dice, Dio, cosa succede? porco Giuda, no? Dico, lascio la macchina qua e vado a piedi, vado. proseguo a piedi. Ce n'è non- una che ha una forma poi strana di spia, Qual è? che è clamorosa, fa tipo, cioè una cosa dritta. Sì, e poi tipo la spia arancione. motore. Quella lì è che dici, strana. Ah, che Oddio, sembra lì- un'ampolla con le però tre lì- righe, bravissimo. sì, con non- un'ampolla che diventa un Esatto, pettine. sì, Bravissimo. ma lì non ti dice Ah. cosa è successo, perché lì può essere di tutto. Ah, ok. Non si accende la spia motore, cos'è? Questa è la spia che peggiore. dice che può essere di tutto. Fermo. Che cazzo l'avete messa a fare lì? Sì, esatto. Datemi È vero. delle indicazioni più precise. Quindi se a te si accende la spia della moto da strada, dici la smonti. Ma le spie delle moto da strada, diciamo, quando
cioè diciamo le elabori un po', nel senso che le pimpi un po' e sono tutte accese. Quella dell'ABS perché lo smonti, per l'ABS cosa serve? Cioè non serve, cioè, noi non usiamo l'ABS, quindi dici vabbè l'ABS Certo. lo smonti, quindi c'è la spia dell'ABS accesa, insomma poi togli il catalizzatore, tutte quelle robe lì, però io non uso la moto per strada, quindi non ho diciamo questo problema. Uso la moto solo in pista per allenarmi, per fare corse, e per strada uso lo scooter. Consiglio di lettura che mi è venuto in mente, uno dei primi libri che ho letto nella mia vita, Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta. È un libro che appunto raccontava un viaggio di questo scrittore in moto, dove lui si faceva tutto per i fatti suoi, quindi quando capitavano Sì. Sventure così, si metteva lì, aggiustava con grande calma, l'opposto mio, proprio l'opposto. Però vai in motorino come te. vedi? Sì, andiamo in città, vai con lo scooter. Sì. Scooter, ma tipo il T-Max, T-Max, ecco, sì, immaginavo. T-Max, Perché secondo me uno che fa il suo lavoro, una cosa più piccola del T-Max non si accorge neanche di avercela sotto i piedi. no, il molto T-Max pericoloso. non ti dà un po' di... Ma io con un booster, con uno zip, una roba così, è pericolosissimo. Perché è pericolosissimo? Perché no? Perché ti senti di maneggiarlo troppo divertente? Sì, Ah, troppo ok. facile. Tipo- T-Max comunque sai che devi essere prudente, perché comunque va abbastanza forte, cioè cos'è safe, è pesante, non è maneggevole. Ah, la potenza ti obbliga alla concentrazione. Sì, ma quindi anche il fatto di non avere una maneggevolezza importante, no? Quindi Sì. non vai nel traffico veloce o che fai follie. Così. Vuoi vedere, c'era un po' di anni fa, Salvini non aveva mica proposto per il codice della strada di levare i limiti, perché levando i limiti uno doveva stare più concentrato e faceva meno incidenti. Aveva fatto una proposta del genere, però che non tipo è... di mettere le paraboliche tedesca. alla fine No, si rimetterle... però c'è una roba. Ascolta, se io guido in autostrada Sì. a 130-140 all'ora, a me mi viene sonno. Allora, quello lì un po' lo capisco. Io poi sono di Io mi Tortona addormento. e da Milano a Tortona l'autostrada non ha una curva mai, Certo. e quindi quell'andatura sempre dritta a quella velocità lì E che ti devi fa venire rispettare, sonno. sì, ti fa venire un po' Se sonno. vado a 200 all'ora, sono sveglissimo e anche divertito. Però aumenti il rischio di... Cioè, se poi però succede qualcosa, fai il disastro. Perché? Beh, Ma gli no. altri, perché c'è Beh, gente, gli ragazzi, altri, sì. io poi Per noi Gente con la che moto è attraversa, molto meglio sì. Forse no. impattare, cioè scivolare ad alta velocità che plani, non scivolare a una velocità bassa. Ma perché secondo me in pista siete tutti come Sì, te, le che barriere. andate a quella velocità lì in autostrada, tu becchi me. Io sono lì, ma che bello zizzagare con la macchina, viaggiare. Quella roba lì, sì, è un po' così. Vabbè. No, io ho avuto una sventura col mio primo motorino. Avevo il grillo della Piaggio, Sì, me lo ricordo. che era una via di mezzo tra Il free. Il ciao. No, sì, ok, era il super bravo, quelle robe lì. C'era il ciao, che era quello che dovevi Con i mettere in pedali. moto con i Confermo. pedali. Poi c'era il sì, che forse Non andava... aveva i pedali. Il grillo aveva le sembianze del sì, ma andava ancora a pedali come il grillo. Mi viene a prendere a casa il mio migliore amico, anche lui col cinquantino, però la moto da enduro, quella quella che sì. fa tutto questo rumore. Usciamo, prima curva dopo casa mia, c'era un camion dei traslochi con la rampa tirata giù aperta. Io alla prima curva della mia vita mi sono spaventato perché avevo preso una traiettoria non giusta. Ho fatto come nei film, nei telefilm, come in Bo e Luke. Ho lanciato il motorino e io sono saltato giù dal motorino in corsa e il motorino è finito nel camion dei traslochi. E lì basta, ho finito col Basta, motorino. Sì. Però io ne ho fatte tante di cose così, anche parecchie figuracce, perché poi quando sei a 14 anni vuoi fare super figo, quindi vai col motorino. Io ho un booster e uno zip, e quindi capito, passavi, non lo so, noi avevamo il ritrovo tutti davanti al McDonald's, quindi passavi a fare le impennate. Certo. Poi dai impegni, poi dici impegni da seduto vai in ginocchio, da in ginocchio vai in piedi, e una volta ho tirato una musata per terra davanti a tutti. Sei andato giù, sì, figura di merda così. Figura di merda totale. Non è tanto per il dolore la musata. No, No, per la no, figura. ma no, ancora non finisci di Figura cadere che che fa già... male. Sai quando ancora non finisci di cadere sì, che sì. già stai facendo per Sì, rialzarti, sì, no? sì. Dici, no. Sì, non mi ha visto nessuno, non mi ha visto nessuno. Però queste cose qua, però alla Quante fine volte sono sarai belle. caduto nella tua vita barra carriera? Ma sempre, cioè non lo so, proprio tantissimo. Ma è normale, penso che fa E parte. c'è un'abitudine alla caduta o ti spaventi da morire No, ogni volta? cioè, secondo me noi istintivamente impariamo a cadere. Cioè secondo me a forza di tu poi Sì. l'istinto ti porta a saper scivolare, saper cadere, ed è un grande vantaggio. Cioè, quindi tu non hai, sei ai 200 all'ora e non hai paura Non ci pensi.
E nel momento in cui cadi, No, lo non fa. nel momento in cui cadi sei caduto, ma lo sai già da prima che può succedere, come può succedere anche peggio, cioè nel senso, quello sì, però non ci pensi perché se no non ovviamente lo farei. pensi che non possa mai accadere a te, è una serie di dinamiche, eccetera, e poi non è un bel pensiero, no? Quindi tu vai cercando sempre di dare il massimo e ovviamente quando cerchi di dare il massimo c'è di mezzo anche il rischio, perché comunque noi siamo portati a fare, cioè in dei momenti quando te arrivi ad esempio a fare una qualifica in una gara, no? Ma non sei a posto al 100%, no? Come a me sta accadendo quest'anno. E comunque sai che se parti troppo indietro butti via il weekend, Sì. perché partire indietro non recuperi più. E quindi devi giocare tutti i giochi che magari hai a disposizione e li giochi tutti pur di fare una qualifica buona, e lì c'è il rischio. Va bene magari 5 volte, ma poi c'è la volta che non va bene, il giro non lo finisci o magari torni con la moto spezzata in due. Anche perché guidare con la paura o pensando che possa succedere qualcosa, quanto ti leva a livello di performance? Cioè vai comunque Ma più non piano, lo fai cioè vai più proprio, piano. sì, ma sì, non vai ci più pensi. Cioè, comunque puoi pensare qualsiasi cosa. Io ad esempio quando ho il casco, chiudo la visiera e salgo sulla moto, cioè, tutte le cose negative vanno assolutamente via. Ed è così per tutti o è Non un te tuo lo so carattere? dire, Cioè, non lo so, non mi sono mai confrontato. Poi io sono uno che non pensa mai troppo a come... Io non penso a come al weekend prossimo di gara, no? Che io mi auguro che vada bene, però non è che mi faccio, diciamo, un'idea, perché spesso e volentieri non è mai come tu idealizzi. Sì. Che mi è capitato, no? Di poter pensare, allora, così, facciamo così, andrà bene così, così è. E invece alla fine poi è sempre diverso. Quindi io sono uno molto istintivo e quindi so che mi viene proprio vivere al momento quello che c'è. Tu sei come Maverick in Top Gun. L'hai visto Top Gun? Sì, ho visto. Lui Tra l'altro l'ho visto il suo poco modo di fa. volare era questo, lui era puro istinto, Sì, però sì. L'ho visto poco fa a casa di amici a Lugano insieme, che hanno fatto questa sala cinema. Stupendo, è stato bellissimo. Hai visto quello nuovo? Il 2? Quello nuovo. Sì, mazza, è tutto quello è stupendo. stupendo perché è identico al primo, Sì. però tecnologicamente è molto più figo, e soprattutto le scene dentro gli aerei, Tom Cruise, lui stesso e tutto il cast, perché lui li ha obbligati, li hanno fatte veramente. Quindi Sì. quando fanno le cose che vanno a... Come si misura la velocità? Anche nelle moto si misura in G? No. Il G è la forza laterale che sviluppi. C'era la Formula 1, L'accelerazione. caccia, L'accelerazione. Sì, sì. Però esatto, sì. chi caccia sì, la esatto, forza. Sì, li sì. sottoponeva a uno stress per cui spesso sveniva dentro l'aereo. Scusa, ma volavano Sì, davvero? certo. Volavano davvero. Ma ad esempio in Formula 1 Non in comando, non Sì. nel sedile di comando, Dietro. in quello dietro, però... ma loro hanno la tuta che comprime gli organi, credo, sì. Anche in Formula 1 si muovono, no? Sì. Poi caccia ancora più. Ma anche a voi, cioè, ti si sballottano gli organi dentro, no? No, non arriviamo a quella forza G assolutamente. Sicuramente MotoGP, con tutta la storia dell'aerodinamica di adesso, con tutto il carico che hanno, ovviamente sviluppano sicuramente più di prima, ma non arrivi a quella cosa lì. Mm-mm. Penso noi la pressione più forte che riceviamo è in frenata, sulle braccia, ma non... Perché guarda, io appunto al motorino Sì. nel camion dei traslochi più o meno mi sono fermato, adesso giro con la Vespa, Sì. tranquillo così. Per chi non è mai salito su una moto, che cosa prova il tuo corpo quando andate? La velocità massima che toccate è poco meno di 300? No, 300, 300, ok, 330, 340. Ok, lì sì. cosa senti? Cioè, se dovessi provare a descrivere No. a parole la sensazione che tu senti dentro il corpo in quel momento lì... Niente. No, niente. Ma l'occhio si abitua. Mm, Cioè, ti faccio un esempio, io guido in auto, no? E vado ai 120-130, a me sembra di stare veramente fermo. sì. Ad esempio, ero a fianco e lei, amore, ma vai piano, noi siamo a 140. Vado piano, sono a 140. Ti dico, cioè, perché l'occhio si abitua. Sì. Mi ricordo da piccolino, quando cambiavo categoria, dalla 125 alla Moto 2, dalla Moto 2 alla MotoGP, la cosa più difficile era proprio la velocità, perché più andavi avanti in categoria e tutto accadeva molto più velocemente. E quindi era l'occhio che doveva abituarsi. Sì.
Che allenamento specifico fate per quella cosa lì? Si Andare in gira, moto, si gira in sì, moto? andare in moto, basta. Non c'è un allenamento, penso, specifico, perlomeno io non Ogni ho tanto vedo fatto. quegli allenamenti dove ti accendono Sì. delle spie In di Formula un 1 lo colore Sì, ma e per i devi andare riflessi, subito sì. a toccare per i riflessi. Quella roba sì. per i riflessi, io sono fortunato, ho sempre avuti molto buoni, infatti parto anche sempre molto bene. Domenica mi hanno dato una penalità, partenza anticipata, che poi non c'era, Mm? perché parto benissimo. Non è elettronica lì. Guarda, assurdo, in Superbike non c'è. Sono andato domenica in direzione gara a capire, perché noi abbiamo i video, dico ma scusa, poi abbiamo visto i dati, no, con i piloti Ducati, quindi Bautista addirittura è partito prima di me, a me mi hanno dato la penalità, lui no, e infatti non c'era partenza anticipata, però comunque ho Ormai. perso un podio, Eh. perché ero lì in lotta con Bautista per il terzo posto e ce l'avevamo fatta, e invece niente, ho buttato via la gara, poi parti indietro, ho buttato via anche gara 2, Sì. e quindi vabbè, però sì, non è così. Che sensazione è essere all'ultimo giro e hai uno davanti e hai la sensazione di poterlo prendere, però sai che è difficile, lì vai in conservazione che dici vabbè comunque un secondo posto tutto sommato ci sta, o ti viene Sì, senti il sì, sangue nei io denti? sono quella cosa lì, sì. io sì, infatti spesso l'ho pagata. Io sono quella cosa là, se sono secondo e sono lì attaccato dell'ultimo giro, io cioè è più forte di me, non ce la faccio a non provarci. Sì. E cioè, anche se non c'è lo spazio, ci provi. Cioè, io sono fatto così, infatti delle volte ho fatto qualche casino, però è poi come quando sei quarto e puoi arrivare terzo, mi dici che sei podio, non è fuori dal podio, sei l'ultimo giro, ci provi. Sì. A meno che, sai, non proprio non devi, però ci devi provare, credo, perlomeno. E tra voi piloti, vabbè, ci sono ovviamente Sì. nella storia insomma, storie di competizione, di simpatie, antipatie. Anche lì, com'è però gestire uno sport in cui nel calcio ci possono essere due che magari si stanno un po' sul cazzo, quando si incontrano si danno due stecche, E via. lì se ti prendi uno rischia di farsi veramente Più che altro male. ci no? giochi contro ogni due Esatto, settimane. ed ogni 2 settimane sei lì Ma a doverci battagliare. Che clima c'è lì dietro nel Ti paddock? dico, proprio con tutta onestà, io non ho mai avuto, non ho piloti che mi sono antipatici, ti dico la verità. Non ho mai avuto, cioè ho sempre avuto un buon rapporto più o meno con tutti. Sì. Strano però, no? Statisticamente. Io sono anche uno sembra che si fa ragazzo, sempre un probabilmente. po', cioè io sono sempre un po' per i cavoli miei in generale, cioè come vedi ultimamente sono sempre tutti insieme, tutti tanto amici, tutti tanto gruppo, che è bello, sì, è stupendo, però io sono sempre stato un po', sempre allenato più o meno sempre da solo, qualche volta sono stato a ranch da Vale in passato, perché con Vale ho un buon rapporto, però in generale non ho mai comunque discusso o litigato con qualcuno, ecco. Sono magari io che sono stato più antipatico magari a qualcuno, tipo se chiedi a Dovizioso ti dice che sarò antipaticissimo, cioè gli sarò proprio sulle palle, ecco, Ma insomma. per quell'incidente che avete fatto o a Ma prescindere quell'incidente che abbiamo fatto lì Dove eravate? in Argentina, In Argentina. sinceramente lui ha frenato molto prima, io per evitarlo sono andato sullo sporco e mi si è chiusa davanti, però non è che avevamo visto i dati della telemetria, poi eravamo nello stesso box e io ho frenato nello stesso punto del giro prima. Se lo vado a centrare lui è davanti, lui ha frenato molto prima, quindi o lui è stato più furbo di me, Sì. oppure La narrazione, cioè poi è venuta fuori la questa narrazione cosa è che o- poi ovviamente se uno ti centra è colpa di È un chi po' ti ha come per centrato, strada, è come chi ti per strada, tampona chi è ti sempre- tampona, Guarda, ti però se dico- tu inchiodi e io ti tampono, Dico la verità, verità, Andrea, l'abbiamo visto stamattina e ho detto, minchia che c'entra. Sì, Cioè, perché poi sembrava cavolo, proprio sono che- sempre la verità. sono impressionanti Sì. Infatti io non ho idea di come possa vivere la carriera di uno sportivo come te, un genitore, un fratello, una moglie, perché cazzo, ogni volta che succede qualcosa, la sensazione che tu hai dalla televisione è sempre di tragedia scampata per un pelo, cioè Ma io ti dico la verità, io tutto quello che ho, diciamo, se sono diventato un pilota è veramente grazie alla mia famiglia, perché comunque mio fratello correva prima di me, un fratello più grande di 2 anni, e poi io ho iniziato anche e alla fine a un certo punto era tutto molto oneroso, perché comunque far correre due figli, tutto doppio, moto, meccanici, tutto. E quindi a un certo punto mio fratello aveva anche la passione del calcio
e mentre io a calcio non ero buono neanche a correre dietro la palla, e magari inciampavo da solo. E allora Angelo, diciamo più grande, Mi sacrifico io. si è sacrificato, diciamo. Vado a giocare a esatto. pallone. Allora a giocare a pallone. E io ho continuato, però senza, cioè, poi molte volte vivi anche dei momenti di insicurezza, dici ma ce la farò mai, non ce la faccio, cioè è difficile, no? E avere il supporto della famiglia è sempre stato molto, molto di grande aiuto, è fondamentale. Quindi io su questa roba Ma qua tuo papà ci capisce di questo sport? Sì. Cioè, nel senso, quando ti accompagnava semplicemente o ti indirizzava, ti dava consigli, ti spingeva a mio fare? papà è sempre stato uno che si fa, non mi dai consigli come guidare, perché no, assolutamente. Non è tecnico, non è un... no, sì. no, zero. Però si è sempre fatto gli affari suoi, è lì che mi accompagna, mi supporta, se ho bisogno di qualcosa c'è sempre stato, e così via. Però la famiglia è fondamentale per il nostro sport, il supporto, per iniziare è fondamentale. E ti piace la vita che fate quando siete in giro tutto l'anno? Quel tipo di essere sempre in giro per il mondo, poi credo tutto sommato senza mai riuscire a vedere bene niente, perché arriverete lì, andrete in pista, vi fate il weekend lì, poi dovete partire, non lo so, che vita fate? Allora, ti dico la verità, sì, prima di più, adesso la soffro. Vabbè, sicuramente ti dico una cosa ovvia e certa è che comunque in MotoGP vai nei posti più belli rispetto alla Superbike. Ovviamente i circuiti sono più belli, i posti dove vai sono più belli, la Superbike è tutto bello, però è un po' più... Però c'è molta più passione nella Superbike, si respira quella genuinità cosa, un po', sì. c'è un po' quella cosa lì, comunque anche molto più contatto con l'appassionato che può comprare il biglietto, entrare dentro, viene a toccarti, a salutarti, ad abbracciarti, a fare la foto, di là è più difficile, c'è più distacco. Okay, è solo qualche momento dove tu incontri magari vari fan perché c'è l'orario, in quel giorno lo fai, in tutti i circuiti è finito, invece lì si crea questa atmosfera e sono tutti magari quei meccanici che hai sotto casa che hanno le moto che se le aggiustano e quelli che vanno a fare gli amatori in pista e turni in pista con le moto che ti chiedono anche ma mi dai un consiglio, ma Misano lì alla curva 3 tu cosa fai così, cioè quella roba là un po' più diciamo invasati. Però ti dico non abbiamo tempo per girare molto e conoscere i posti, a meno che non ti organizzi, vai 2 giorni prima. Sì, parti un po' prima. Io l'ho fatto perché alla fine a un certo punto mi sono reso conto di cavolo, comunque io ho iniziato a 15 anni, sono arrivato a 25 anni che ho fatto magari 10 volte il giro del mondo, però ma non ho ancora visto una città bene, un cavolo. sì. E allora gli ultimi anni, da 2016 così, arrivavo magari qualche giorno prima, quindi dedicavo 1 giorno, 2 giorni a girare dove ero e ho visto tante cose, ho avuto la fortuna anche di insomma vedere soprattutto il Giappone. Ho visto molti posti, una cultura molto diversa, il modo che hanno proprio di vivere, agire, affrontare le cose è veramente molto curioso. Quando siete lì in giro, potete mangiare quello che trovate là o avete un cuoco che sotto gara per non rischiare che poi magari... È una bega, perché fino a che a me non è accaduto nel 2019 la sventura, dove sono stato trovato positivo a un controllo antidoping in Malesia, fino a lì noi ad esempio, se pensi a un team di MotoGP che non ha la sua hospitality fuori dall'Europa, sì, che di solito tu in Europa hai l'hospitality, quindi hai il tuo cuoco, c'è l'hospitality dove mangi. E, noi con la Ducati, con la Suzuki l'avevamo, poi io nel 2019 sono andato in Aprilia, ma Aprilia non aveva l'hospitality fuori dall'Europa, quindi noi mangiavamo nel self-service del circuito oppure, che ne so, facevi l'accordo con qualche altro ospitality, ti portavano da mangiare. E quell'anno lì noi mangiavamo nel self-service del circuito della Malesia, dove io avevo il mio preparatore che mi andava a prendere da mangiare. sì. E quindi diventa difficile così, perché così non sai mai cosa può succedere. E il cibo incriminato era carne? Carne. Era carne. Sì. Scusami, a prescindere, guarda, ne parlavamo, è stata qua da noi anche Sara Errani un po' di tempo fa, Sì. che ha avuto una vicenda simile con i tortellini preparati dalla mamma. Recentemente c'è stato il caso di Sinner con il massaggiatore. E essendo quella del doping una questione che può rovinare la carriera a un atleta, Cambiava totalmente. com'è possibile che non ci sia una soglia più netta e più chiara e che così tanti piccoli fattori tipo
la carne, i tortellini, uno che ti fa un massaggio al volo possano incidere sul risultato finale? Cioè, che tipo di regolamentazione? Nel calcio credo sia un po' più... Sì, No, non lo so, un po' più- sì, è più o meno la stessa cosa. Ci sia una tolleranza più alta, penso. E adesso non lo so esattamente perché no, però pensavo fino a che quando io ho vissuto insomma la mia vicenda, poi per 1 anno e mezzo è andata avanti eccetera, so che in alcuni sport anche in America ci sono delle tolleranze un po' più alte. E invece il motociclismo niente, ma il motociclismo anche non può far parte, cioè, a mio avviso, poi è una mia osservazione assolutamente personale, in un programma del Comitato Olimpico, perché noi non siamo uno sport olimpionico, non corriamo ogni 4 anni, non corriamo ogni anno, ogni settimana, quindi sai, a un atleta gli dai 4 anni come a un atleta olimpionico, e a un atleta che guida le moto gli hai rovinato la carriera. Sì, Invece a chi fa le Olimpiadi salta un'Olimpiade e basta. sì. Io non salto 4 stagioni, mi hai stroncato. Poi non ho mai detto niente e non mi va neanche di dire, perché per me io ho superato questa cosa, è passata, oggi sto bene, mi diverto, e sono tornato alle corse per la passione di guidare la moto, di fare le gare, perché è quello che mi piace. Però sono sempre quelle cose che non si sa mai come vanno a finire. Sì, ma guarda, ma anche da spettatore, e che ovviamente io do per scontato, cioè mi piace anche pensare proprio sempre all'innocenza di tutto, mi sembra un sistema dove ci siano troppe possibilità di farla andare un po' come di volta in volta, come Io non l'ho mai capita, no? ecco, un po' casuale rispetto alla gravità della condanna poi eventualmente che può essere, no? Insomma, quella cosa. Però ti faccio una domanda che per magari degli appassionati può sembrare banale, ma il doping, nel caso uno decidesse di farlo, serve veramente nel motociclismo? Cioè, ti può aiutare Un'altra nelle cosa secondo me prestazioni? che ovviamente mi andrebbero, secondo me per ogni sport magari dovrebbero esserci delle liste di sostanze che possono essere efficaci e dove non sono efficaci, dove non hai miglioramenti. Perlomeno a me è stato trovato positivo a questa sostanza che si chiama drostanolone, che serve per far ingrossare i muscoli, quindi diventi più pesante. I muscoli rubano più ossigeno, quindi c'è più sangue, quindi tu hai meno concentrazione, meno ossigeno nel cervello, quindi per me è totalmente un controsenso, perché io devo un'ottima concentrazione, degli ottimi riflessi, un'ottima lucidità, e quindi se ho i muscoli troppo grandi e i muscoli mi rubano più sangue del dovuto, diciamo, alla fine io peggioro sotto quell'aspetto diventa lì. più uno svantaggio comunque. E in più anche per la prestazione della moto, perché consumo più benzina, consumo più gomme, eccetera. Quindi sai che devi capire anche se ci sono cose che possono avvantaggiarti oppure no. Però non mi sono mai posto questo problema, perché cioè, a me era inesistente, No, cioè, certo, era sì. inquantificabile. E quando noi abbiamo dimostrato che ancora prima, no, tutti i mesi prima dell'episodio, io ho fatto l'esame del capello di mia spontanea volontà, ok? Ma nessun atleta lo fa l'esame del capello, nessuno. Perché? C'è tutto, perché non lo fai? E io l'ho fatto, e sono stato negativo a questo tipo di sostanza, sia prima che dopo. E avevo capelli 13 centimetri, quindi me lo ricordo molto bene. Però alla fine è andata così, è passata, siamo contenti. E quel periodo lì cosa ti sei staccato un po'? Cioè ti viene un po'... Sì, la sensazione di rifiuto nei confronti dello sport, o ti guardavi le gare No. tutte le domeniche? Le gare non le guardavo, sono stato molto male, non le guardavo le gare, un po' ovviamente come tutte le cose sei un po' arrabbiato, poi ti passa e poi... Ma guarda, ti dico, non andavo in moto, sono andato pochissimo. La cosa assurda che non mi so spiegare, che io in questi anni la gente pensa che io sia andato in moto tanto. Io non ci sono andato in moto, sono andato 2 o 3 volte l'anno, e quando sono tornato in moto sono andato molto molto forte, perché è finito il campionato del mondo Superbike 2023, io arrivo a fine 2023 a ottobre a fare i test a Carezze, dove si era disputata l'ultima gara, con tutti i miei avversari che ho ancora adesso, dove avevano fatto un weekend di gara, più si erano fermati a fare i test già dell'anno che veniva, che doveva venire, e ho finito quinto. Io non guidavo una motocross da 4 anni, cioè per me quello è stato più
perché in quegli anni lì io non ho come se non ho più pensato a quella cosa, dico vado in moto, ma per fare che? No, sto solo male, perché magari poi vedi che sei veloce, ti diverti, ti piace, ma non lo puoi fare come vuoi, e quindi non ci vado. E quindi l'unica cosa che ho fatto è che, ma non perché me lo sono imposto, perché mi veniva naturale, perché l'ho fatto tutta la vita, non ho mai smesso di allenarmi. Quindi mi sono sempre allenato come se fossi un pilota. E lì per allenarti cosa fai? Devi prenotare No, la allenarmi in pista? palestra, no, in le palestra. piste. Ah, No, ok, ok, non le ok. piste. No, in pista, come ho detto, non sono andato pochissimo. Però palestra, no, fisicamente non ho mai smesso. Quindi la mia corsa, bicicletta, insomma, sedute di forza, tutte queste cose qua, non ho mai smesso, l'ho sempre fatto, ma perché mi faceva anche stare bene. E secondo te il tempo che è passato per una moto da MotoGP così è colmabile o no? Perché sentivo un'intervista dove dicevi che nel frattempo sono cambiate tantissimo le moto, sono Sì. diventate più potenti, più lunghe, più pesanti. Sì. Bravissimo, è vero. Ma io non ho mai pensato di voler tornare in MotoGP, ti dico la verità, con tutta onestà. E le moto sono cambiate tanto, in meglio ovviamente, però sono più fisiche, quindi dovresti allenarti di più, guidare di più, però è tutto più facile. Ad esempio, lo dicevo anche qualche settimana fa, che in un'intervista, che la Superbike, la moto è più faticosa rispetto a una MotoGP, cioè è più difficile da gestire. MotoGP con l'aerodinamica che c'è è veramente diventata una moto molto stabile, molto, cioè, facilissima dal punto di vista proprio di guida. Poi ovviamente per andarci forte nulla è facile, però con i chilometri si fa tutto. Si riesce. E un'altra cosa che hai fatto nel frattempo poi è anche un po' di televisione, Ballando con le stelle. Come ti sei trovato lì? Ma lì... Come ci sei finito? Come ti hanno chiamato? Era una cosa che ti piaceva o hai dovuto imparare da zero? No. Allora pensa che mi chiama Milly, che voleva farmi fare Ballando, ma io dissi di no, non mi interessava, eccetera. Poi non contenta, comunque niente, ci riprova, no, ma io non lo faccio. E alla fine comunque poi mi ha convinto, perché parlando con lei ho visto che era veramente una persona, mi ha fatto molta simpatia, mi ha saputo prendere, e io ho detto ma io non so ballare, ma veramente, cioè, non hai idea, cioè, io non so proprio, cioè, io in discoteca faccio il palo. Cioè, sì, no? In discoteca che appoggiato basta che fai così, sì. no? Cioè non so proprio, non è il mio. Ma no, ma vedrai, ma da uno come te non me lo aspetto, dovrebbe essere anche un po' una sfida con se stessi. Alla fine quella cosa lì ha fatto... Ah, ti ha stimolato lì, è venuta... Mi ha È stimolato. come La Marty McFly. Ehi, sei un perdente Esatto. forse, Martin? Esatto. Cosa? È così, sì, Esatto, sì, quella sì, cosa sì. là. E alla fine è stata, devo dire, una bella esperienza, Sì. perché in un momento per me complesso è stato diversificato, sono uscito un po' dalla mia comfort zone, mi ha acceso un po' di stimoli, e quindi poi andavo a fare questi allenamenti tutti i giorni praticamente. È stata durissima. Sì, fisicamente è un massacro. Ma no, ti finalmente distrugge. non era tanto quello, cioè io che sono comunque non sono molto elastico, sono un po' tutto rotto, comunque puoi imparare, quanto è difficile imparare a ricordarsi i passi. La memoria, vero? La memoria, cioè, Ma cazzo, ma scusami, con le moto non sapete tutte le curve? A me è una roba che impressiona. Ma e sì. che... 13 sono. Cioè, in un Sì, circuito ma quante lì sono? fai- Sono Sì, 15. beh, ma anche i passi alla fine, secondo me, sono. Ma i nomi Cosa c'è? No. Quello un po' Eh, così. no, quello ma la che- No, però dico, cavolo, io sono sempre impressionato. Beh, ma io sono un istintivo, Ah. cioè ci sono piloti che guardano il cartello prima di frenare, no? C'hanno il riferimento a 50 metri, io non lo vedo il cartello, non so neanche se ci sono in pista. Dammi safety commission, mi dice lì dove c'è il cartello, con 50 metri c'è una buca, il cartello 50 metri, ma dove? Non c'è. Mi dice no, come non c'è? C'è 50, 100. Scusa, però... Poi io non quando è rientro in pista al primo giro controllo se c'è, dico c'è. Io mi rendo conto che io non vi vedo perché io ho tutta una mia istinto, cioè quando penso che dopo, cioè se freno un metro più tardi muoio, allora io freno poco prima. Quando avverto la roba di, Cioè, non hai punti la di paura, riferimento. dico Dio e rifreno. Hai paura? Per me quello è il mio riferimento. Maverick. Incredibile, Per sta me il cosa mio, veramente è la mio- prima volta il che mio la sento. riferimento è quella cosa là, è di capire che stai esagerando, cioè lo avverti. Così.
Madonna, che Secondo me stress, ci però. nasci con Che quella stress, sì, no? sì. Per ogni curva per 28 giri. Sì, sì, e poi è naturale, io se a me sento solamente il culo che si stringe Ed è lì, cioè ed il è tuo lì. segnale Frena. è... Sì, sì. Però ci nasci con quella cosa. Cioè, tu a Beh. 14 anni, quando andavi in motorino, non avevi la paura. Cioè, non hai mai avuto la paura. Sì, no, so, qua perché mi qua ti sembra dico la una verità, è cosa- difficile ricordarsi, però quando sei ragazzino, ma che paura vuoi avere? Sì, non Sei ce l'hai quasi di incosciente, niente, sì. sei incosciente ovviamente sotto tutti i punti di vista. Poi io ero abbastanza comunque vivacello, ero molto buono con gli amici, a casa, però ero vivace, facevo casini, però me la scampavo sempre dalle botte perché comunque io poi sono un buono, capito? Sono molto E buono. come fai? No, tu dici, come sì. fai? Dai, Dai, fai. guardami Dai, guardami qua, Iannone. sono un buono. Sì. Ma noi veniva o la polizia a suonare sotto casa che ero magari scappato col motorino, ma mica perché avevo cosa da nascondere, l'assicurazione c'era, tutto. Mi diceva perché sei scappato col motorino? Per farvi vedere E che ero dici, capace no, di io- scappare. Perché andavo più veloce di Vabbè, voi. Papà, volevo scappare dalla polizia per bello. E poi ti andavi, io sono scappato dagli sbirri, si dice da noi. Sì, Sono sì. scappato dagli sbirri, poi impennavo anche. Cioè, capito? Sì, Cioè, sì, sì. Posso dire che allora tu hai un po' questa, secondo me, immagine da bad boy. Ma no. E io la prima volta che ho conosciuto Andrea eravamo a una cena Sì, di Palazzo Parigi, beneficenza, sì. una cosa del genere. E mi ricordo che tornando a casa ero rimasto impressionato dall'educazione Sì. e dal... Cioè, sei proprio una persona Sì. carina, gentile, educata. Ma sì. Però io pensavo fossi No, un zero. po' un tamarro di No, quelle... zero. Pensano tutti perché non mi conoscono. Ma perché lo pensano? La moto? Cioè, un po' cos'è? i tatuaggi. magari anche un po' secondo me anche un po' l'estetica, Sì. l'aspetto, tatuaggi, poi comunque Ma anche un po' forse- sì, un po' tutto. Ah. Cioè, secondo me magari anche un po', sono stato comunque quegli anni che ho avuto un po' una relazione comunque sempre sui giornali, con le Sì, robe, un po' il eccetera, gossip, un po' anche le moto, nel sì, senso, cioè, un c'è po' tutto, sì, sì, sì. un po' tutto. Però poi quando uno mi conosce mi dice, caspita, io pensavo fossi un testa di cazzo, dico no, non lo sono. Però Ti ci pesa sta, è che normale. lo pensi, no? Anche Evo quando mi ha conosciuto mi ha detto, ma io non sarei mai aspettato che tu fossi così, cioè, sono incredula. Poi fa piacere, no? Dove vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti in Puglia. In vacanza? Sì, ci eravamo visti già prima in una terrazza a Parcayat. Lei non era molto contenta che io ero arrivato perché mi aveva invitato Diletta e Luca, un nostro amico in comune. E lei non era molto contenta perché c'era l'unica sedia libera era di fianco alla sua e c'era già una signora quando sono arrivato con questo telefonino da lontano che faceva e lei ok. già ero Adesso ci fanno molto la foto. calma. Sì. Dico, ok, mi sposto. No, non ti preoccupare. Poi non mi ha rivolto parola, cioè proprio zero. Tant'è che poi siamo andati a cena tutti insieme, eravamo un gruppo. Allora era arrivato, mi ricordo, questa catalana. Sì. E allora gli dico, lei era di fronte a me, dico, posso, vuoi? No, faccio da sola. Vabbè, va a cagare. Cioè, capito? Cercavo di essere gentili. Sì, vai via a versare l'acqua, togli il bicchiere, Sì. capito? Sì. Tipo così. No, però poi quando siamo arrivati in Puglia, la settimana dopo, 10 giorni dopo, mi ricordo, c'era questo compleanno di questo amico, insomma, di Giampaolo Sbura. Ah, ok, il fotografo. Del fotografo, Sì, sì. certo. Siamo andati a questo compleanno, noi eravamo tutti insieme, questo gruppetto di amici, no, che ci conosciamo, eravamo tutti insieme in questo posto, avevamo preso apposta e io esco dalla camera, sono arrivato prima di tutti, io mi sono fatto il mio pranzettino, nel frattempo ho aperto le valigie in camera, esco dalla camera, c'era io affacciata al balcone che era proprio sopra di me, dico cazzo, non si può neanche far casino, questa non dorme, magari poi, capito? E io dico, buongiorno sergente. Fa ciao Andre, e poi da lì lei è scesa giù, siamo messi a bordo piscina a parlare tutti quanti insieme, da lì non siamo mai lasciati, tra virgolette, siamo stati tutta la vacanza insieme, appiccicati. Sì. Tipo già come se fossimo fidanzati da 10 anni, però insomma, così. Non ti ha mai chiesto di andare in tour con lei a ballare adesso che sei anche ballerino? Non ha provato a Mamma mia, portarti, no, perché lo sa che No, il no. ballerino praticamente ballerino ballando con le stelle, cioè c'era la mia insegnante, no? La mia compagna, no, di ballo, Lucrezia,
praticamente io mi metteva fermo e Vegila faceva tutto intorno a me, praticamente. Quindi ho scoperto che c'è che puoi far finta di ballare anche se non balli. La Matri. L'Ale Matri. Che è andato a fare una puntata lui con Federica. Sì, le ha fatto la sorpresa, hanno fatto questo balletto dove lui rimaneva praticamente immobile, Federica si muoveva intorno. Sì, quella roba là. Io ho fatto tutto il programma così. Però la cosa assurda è che io ho provato ad imparare. Però non è che ci siano stati dei miglioramenti incredibili. Però alla fine sono arrivati in semifinale, quindi secondo me il ballo non conta troppo. Sì, allora, guarda, devo dire la verità, io ho visto lo sviluppo, secondo me. no, conta anche un po' come la gente si affeziona a te, quindi evidentemente sì. Io però ho visto, perché c'è stata Federica Nargi con Ale Matri. No, bravissima, incredibile. E quindi ho seguito quest'anno per la prima volta Ballando con le Stelle bene, altrimenti lo vedevo ogni tanto quando andavo a casa dei miei, ma un po' di passaggio. Comunque di base sono tutti molto molto bravi, cioè anche il più scarso della stagione si vede che lavorano e alla fine comunque è uno spettacolo. Allora, chi mi ha impressionato a me, perché l'edizione che ho fatto io c'era Morgan. Allora ragazzi, devo dire una cosa, Morgan è una roba incredibile. Non sto scherzando. Da che punto di vista? Sotto tutti i punti di vista. Sì. Dal camerino fino a davanti alle telecamere. Ma perché uno, se guardate, ma fa paura. E poi lui proprio faceva tutto lui. Quindi lui si faceva la coreografia, si faceva come voleva il palco, come i vestiti, tutto. Quindi lui creava tutto quello che vedevi, aveva fatto tutto lui. La musica. Tutto. Non fatico a crederci, sì. Ma e poi ballava incredibilmente, solo che poverina l'insegnante passava i guai. Sì, è di perché magari è di difficile gestione, doveva diciamo arrivare, così, cioè, doveva arrivare alle 3 sì, e magari lui certo. aspettava dalle 3 alle 5, tipo come me oggi, no? Sì, no, vabbè. In confronto a Morgan, io ho fatto degli anni di X Factor, secondo me ho fatto 10 anni, ma secondo me sono anche 12 se conti le attese di Morgan quando arrivava così. Solo quella roba là. Sì, però poi comunque io ci ho parlato un po', era molto simpatico, e poi comunque quando parla ha una cultura un po' generale su tutto incredibile. Sì, e quindi anche un po', anche un grande talento. È di difficile gestione. Difficile gestione, però. Ma scusa, puoi anche non dire il nome, ti sta antipatica una persona nel mondo? Cioè c'è qualcuno che ti sta antipatico? Perché mi sembra sempre che comunque trovi il buono in tutti. Io in generale tendo a non giudicare mai le persone, nessuno, perché poi ognuno ha il suo trascorso, secondo me noi siamo frutto di un percorso, no? In generale, quindi non lo so, però in generale sì, mi stanno magari antipatiche tante persone, però così a pelle, senza motivo, quindi non è che approfondisci però molte volte mi sono anche ricreduto, perché poi le conosci, mi è successo. E sono diventato magari anche amico con alcuni. Impara, Walter. No, ma io figurati. Poi tu ti siedi lì su quelle però sì, comunque ci ho pensato bene, ce n'è uno che mi sta veramente antipatico. Sì, però non lo diciamo, non avrei problemi, però preferisco non dirlo. Non sono io. No. Vabbè, basta. Allora possiamo. No, hai detto no, ti posso dire una cosa, non sei tu, ma secondo me fa quasi il tuo lavoro più o meno. No, che sono proprio Sì? Sì. Io sono convinto che finita la puntata io lo indovino. Lo indovino. Allora ce l'hai? Io c'ho un nome carico. 2 forse. Però sai, in tutto il mondo, di tutti quelli che lavorano è difficile. Anch'io c'ho un nome io però carico. ho un nome carico. Ma perché quando hai modo di conoscere una persona, ok? E quindi poi conosci, no, sotto tutti tanti punti di vista, eccetera, e capisci proprio quanto sia falsa proprio quella roba lì. È ovvio che io ho la regia per quelle cose. Sono sempre più convinto di aver indovinato il nome. Perché io ti dico, io sono uno che, come ho sempre detto, sono istintivo, quindi delle volte né bene né male, però ti pigli quello che c'è. Ti devo dire, sei un coglione, te lo dico in faccia, non te lo viene a dire Ale. Capito? E quando invece incontro quelle persone che ti abbracciano, ti danno i baci, fanno gli amici, eccetera, e poi giri l'angolo e senti tu con le tue stesse orecchie, proprio, capito? Oppure chiudi la chiamata, pensi che si sia chiusa la chiamata ma è rimasta aperta. No, ti è successo? Mi è successo, sì. Veramente? Vabbè, ma allora è ovvio. Ma scusami, ma tu eri quello che parlava o eri quello che sentiva? No, io ero quello che sentivo. No.
Sì. Cosa hanno detto di te? No, beh. No, io morirei dentro. Io Mamma mi mia, metterei è giù subito. bruttissimo. Allora, a me è Non capitato... E ascolterei, allora poi è però, Andrea. ovvio che capisci, questi Metti giù, caga, però. vabbè, caga. Cioè, No, Sì, comunque che sono- metti giù, Dai, ascolti. ti fai del male ad andare Sei avanti a sicuro? ascoltare, oh. No, sono situazioni drammatiche. A me è capitato da Sì. testimone oculare, ero in giro con un amico, sì, una persona Sì, conosciuta, diciamo così. Vediamo dall'altra parte della strada una ragazza, anche lei conosciuta, sulla quale la persona con cui ero sosteneva di avere un ascendente, no? Diceva no, perché secondo me io le piaccio, guarda, mi fa guarda, e la chiama. Lei non si era accorta di noi, dall'altra parte della strada io, tutte e due l'abbiamo Sì, vista prendere il telefono, guardare chi era e fare E e mettere via il telefono Bello. davanti ai nostri occhi. No, No. ma queste cose non Te si lo giuro, fanno. questo No, te lo devi giuro, rischiare, però. Ma infatti sì, ma gli ho detto, perché te la rischi? ma un minimo di esperienza, ma perché te la giochi Ti giuro, male così? sono preso Perché te la male giochi per la No, situazione mi era adesso. venuto il cuore grosso come un cecio, te lo giuro. Però a me è successo proprio così, che quindi fai questa chiamata, questa cosa ah sì, ma figurati, poi resta il telefono aperto. frate. Resta il telefono aperto. Ma cocca, si sente proprio la roba dietro. Aiuto, che brutto. Che brutto. Che brutto. Ma poi gliel'hai detto o fai finta di niente? Che cazzo di no, così devi ma non mi dire, interessa, sì. ma non... Sì. Poi lo sai. Però Però croce te ne sopra. accorgi perché io non mi sono fatto Tu sei poi croce sopra? Sì, Cioè, io sì, sì, basta, sì, sì. ma sai quante croci c'ho? Ma anche senza arrabbiarmi. Sì, Cioè, sì, sì. proprio- Sai quante Ho il croci cimitero sono? No, C'ho il cimitero no. dei caduti, guarda. Ma non ho proprio Omavic. neanche voglia di dedicare. Non ne vale proprio la pena neanche arrabbiarsi. Io quello che dico spesso ad Evo, che è una molto focosa, dico ma perché questa energia che vuoi arrabbiarti con ma è una fortuna, una persona in meno, cioè se no devi, è un lavoro, Sì, perché sì, sì. cioè, rispettare le persone, comportarti bene, eccetera, se ci tieni ai rapporti, comunque è un lavoro, cioè non è facile, perché Ah sì, giusto sì, che ci tieni. il PR raggio della vita è comunque un lavoro. E che io non porta sono via, sì, portato sì. per quella roba là. Però con le persone, sai, a cui voglio veramente bene, che reputo veramente amici, ma ne sono però pochi. Tutti gli altri, la famiglia, persone mie. Sì, comunque Elodie è bella tosta. Tu te ne accorgi, hai il radar per capire quando c'è intorno alla stanza il giramento di palle che dice ecco adesso sta per Sì, arrivare. sì. Sta per arrivare. Allora, Ero ha una cosa, che lei è molto entusiasta, di proprio, è molto volenterosa, quindi lei è sognatrice, si impegna tanto, lavora tanto, studia, quindi anche per me spesso è uno stimolo, perché è veramente, cioè, proprio tosta sotto questo aspetto. Però fa tantissime cose. Sì. E lei, cioè, proprio psicologicamente arriva proprio che... E quindi basta, cioè niente, amore, per favore mi dai un po' di acqua. Sì, te la prendo. Cazzo, ti ho chiesto l'acqua! Cioè, capisci, Sì, no? sì, Che sì, sì, sì. Non Però è quanto una ci ha logica, non è una logica, no? E quindi stress, però fa veramente tante cose. L'altro che- giorno ho visto un film in aereo, Twister. Cioè, Il rifacimento quello di degli Twister. Banalmente, ai minimi termini, la storia è quella di questo ragazzo che quando ci sono degli uragani in Oregon, lui è talmente scemo che col suo pick-up va e ci si infila dentro. Io sono così con Ludovica. Cioè, quando sento che Ti c'è piace? l'uragano intorno alla stanza, il cervello mi direbbe Alessandro, spostati vai da un'altra parte, vai, allontanati. E invece vado io e faccio, cosa c'è? Com'è? E vado proprio lì in mezzo e poi vengo travolto anch'io da... Perché ti piace un po' l'adrenalina? È il brivido, quel brivido secondo me che dice lui, sì, freno sì. quando sento la paura. Sì, freno quando sento la paura. Quando senti di Anch'io non starci più, freni. Freno quando sento la paura, se no lì mi piace andare a inzigare, a fare un po' l'inzighino in quelle cose lì. Sì, esatto, come sorpassi, che se non sono quelli là che dici non ce la faccio, cioè, ma cosa, no, a me mi succede spesso, cioè io delle volte inizio un sorpasso consapevole di non farcela, E perché lo fai? Perché perché è bello devo tentare. fare, sì, è bello la tentare, regola. però nel 90% dei casi mi è riuscito poi. E questa è un po' una cosa che ho riportato anche nella vita su alcune cose che ho fatto, no? Che dico che devo dire che delle volte rischiare ha Pensino, i suoi però benefici. Può andare a buon fine. Può andare a buon fine. Senti, scusami, è dall'inizio, poi abbiamo sempre parlato d'altro, poi Sì. è un po' il tratto di questo podcast che apriamo 1000 parentesi, iniziamo a parlare di una cosa, poi finiamo sempre da un'altra parte. Quando parlavi delle impennate che facevi da ragazzino, io non sono mai riuscito, appunto adesso poi impennare. l'ho usato poco, a impennare. Mi fai un tutorial? Cioè,
ma manco con la bicicletta. Io quando vedo la gente che impenna, anche lì li paragono a quelli del Cirque du Soleil per me, cioè sono dei come si fa a impennare? Cosa devi fare fisicamente? Non lo so. Vai al centro. Io Cioè quando tiri indietro col culo, ma devi poi lo accelerare, devi frenare. dico, io ho cosa devi sempre fare? saputo Devi fare impennare. No. Ma no, No, secondo me il pepepe è coreografia che... No, devi tenerlo della velocità giusta ma per perché non il far colpo di scendere. gas ti dà il giusto bilanciamento, l'equilibrio, però devi sapere quanto gas ti serve, quindi è coordinazione, giusta potenza, freno dietro, perché il freno dietro se stai Freno ribaltando dietro. devi usare il freno dietro. Certo. Quindi acceleratine. Quella cosa là. Ah, quindi è sì, sì. maestria comunque, non Sì, c'è una maestria. spiegazione. Però sì, io ho è- sempre saputo impennare. Vedi, come cazzo è possibile così? Però io ho iniziato con le minimoto, la prima volta mi sono cappottato, poi non mi è più successo e ho sempre saputo impennare. Sì. È la verità. Stai ripensando alle migliori impennate della tua No, vita? sto Eri lì pensando, così? sto Sì. pensando ad un aneddoto che forse ho scoperto oggi, che questa cosa di frenare dove sento la paura, ho scoperto forse oggi da dove arriva. Ah, Allora c'è un giorno, io stavo allenando con la minimoto in questo circuito di Giulianova e Anni? avevo 7 anni. 7 anni. Incredibile. Allora c'era questa curva che era subito dopo Rettilineo, un curvone abbastanza veloce e poi una chicane. Secondo mio papà io la facevo piano. Dovevo migliorare il tempo, c'era la gara domenica dopo, dice qui devi stare pieno. E dico papà ma pieno, gas pieno. Dico papà ma non si fa col gas pieno, cioè è impossibile. Mi fa no te devi farla pieno. Ok, io parto, faccio giro, il primo giro non ce la faccio, mi ferma, provaci, non chiudere il gas. Dico vabbè cazzo, la faccio. Arrivo, piego, tutto pieno, sono rimasto così con la mano. Mi parte la moto, va a finire fuori dalla rete, si spezza in due la minimoto. E adesso ho scoperto, forse adesso ho avuto una paura tremenda, però non ho chiuso il gas. lì. Secondo me l'ho capito adesso, ti giuro, è stato un... Abbiamo fatto ipnosi regressiva, siamo secondo me tornati c'è stato un proprio... E se ascoltavi il tuo culo che si stringeva lì... Li chiudevo. Ma io gli avevo detto, cioè, vabbè, poi voglio dire, da qualcuno devo anche Invece aver ripreso. il papà ti ha mandato a schiantare contro un coso. Ma mi ricordo mi era Tieni uscita, aperto, tieni, Mi era non uscito frenare un mai. ematoma sulla chiappa destra e si era fatta come se metto una lancia sotto pelle, una roba così che non potevo mettermi sulle, avevo 7 anni, andavo a scuola con sta roba, i pantaloni se mi stringevano mi facevano male e dicevo papà ma è colpa tua, non voglio andare a scuola. Dice no, devi andare a scuola. Senti, tu quanta voglia hai ancora di andare avanti? Fino a che... Non lo so, guarda, Fino a in quando questo vuoi momento correre? in questo momento qui il campionato è iniziato molto bene, ma le ultime 2 gare sono state un disastro. In questo momento qui mi fermerei domani mattina. Ah. Ecco, quindi in questo momento perché non è facile. Ovviamente il livello è alto e quindi noi siamo con una squadra privata, è tutta una situazione un po' complessa. Quindi vediamo se per l'anno prossimo esce fuori una casa, un team ufficiale, stiamo parlando con delle case, se per l'anno prossimo esce fuori qualcosa di buono, che abbia senso, allora continuo perché penso di potermi giocare un campionato del mondo di Superbike, mi piacerebbe, è l'unico sogno che mi manca da realizzare poi veramente, quindi vincere un campionato del mondo mi piacerebbe, in Superbike è alla portata, però ovviamente devi avere una situazione che ti permette di primeggiare, di primo livello. Quindi secondo me per rientrare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, quest'anno va benissimo, ma poi per ambire a vincere bisogna avere il top. Quindi se riusciamo allora ho voglia di continuare almeno altri 2 anni, altrimenti basta. Hai fatto? Sì, poi seguirò. A me piace tanto fare le case, quindi mi piacciono le costruzioni, mi piacciono luoghi. Dal punto di vista imprenditoriale o ti piace sì, imprenditoriale. Costruirle? Ah, ok. Poi comunque mi piace, a me, cioè, ho fatto qualcosa a Lugano, vado in cantiere, mi piace. Sì. E poi vabbè, ovviamente mi piacciono le moto, quindi fare qualcosa nelle moto, magari per i più giovani, per aiutarli, fare una situazione, una struttura che ho in mente, che secondo me non c'è in Italia, non c'è probabilmente da nessuna parte nel mondo, che è molto semplice da fare, però bisogna farla, insomma, come tutte le cose semplici poi bisogna farle. E quindi vediamo, però nel mio futuro questo c'è.
Vabbè, mi sembra comunque Questi anni che abbiamo ci fatto un sono po' di cose in Spagna, sull'entertainment, quindi ristorazione e entertainment che vanno bene, funzionano, quindi... Vabbè, hai tante porte aperte, sono un sacco sì. di sportivi che poi dicono, non lo so, poi ci penserò, forse niente. No, Ma Invece no, sono sì, io so un già bel cosa po' di mi cose. piace, Sì, cosa non sì, mi sì, piace, sì. poi vorrei tornare un po', piacerebbe, mi immagino, in campagna, sul trattore, mi Bello. piace un po' quella vita Figli? là. Sì, figli, sì, subito, Cani, assolutamente. Cani. Cani, sì, più cani che gatti, ero più gatti, io più cani nel Beh, però in caso. campagna ci stanno tutte e due. In campagna comunque per me tutte e due non Sì. dà fastidio. Però sì, mi piace la campagna, mi piace stare sul trattore, magari perché no. Ah, li hai già guidati i trattori? Sapete che è uno Ma dei sì, miei ho sogni guidato guidare il tutto Sì, io. anch'io, trattore. io li ho guidati anch'io i trattori. Ah, sì, Mio mi nonno, piacerebbe sì, mio nonno era Sì, contadino, sì. Guidato tutto. Ho guidato qualsiasi cosa. Veramente? Cioè, tutto? Tutto, Anche quelli giganti? ho guidato tutto. Un Aerei? autobus? Un autobus non l'ho guidato. Non Aereo? so se puoi. No, l'aereo no, ma no, come puoi guidare l'aereo? No, però dico con le ruote ho guidato diciamo Sì, tutto, sì, insomma, sì, non ho sì. guidato l'autobus, ma ho guidato il camion, ho guidato il motorhome, che è anche più grande dell'autobus, quindi non è... Il motorhome è il camion che porta Sì, in giro portiamo nelle tutte le corse, moto. sì. Ah, cazzo, è gigante quello. È Sembrano i enorme, Transformer. altro che Oh. autobus, Sì, sì. Sembra quello. Optimus Prime, sembra. Sì, È sì, vero, sì. che gira un pezzo e l'altro Sì, rimane. Sì, cazzo, è gigante quella roba lì. Sì, ma è così. Posso fare io la mia domanda che volevo chiedergli dei pedali? Ah sì, certo, guarda, io poi non volevo, anche prima di finire, non volevo levarti la Ah, gioia beh. del gioco, Ah, perché già, a lui ok, piacciono ok, i giochi. ok, di- ok. Preparo va bene. No, io volevo sapere, a me quello che mi ha sempre allontanato dalle moto è il modo in cui si cambia. Ah, Cioè quella cosa comunque di avere tu hai una... sempre schifato quella roba là, dici No. no, se non cambiano come si mettono le marce io la moto non la Lo userò mai. trovo complicatissimo, cioè la prima in su, le altre in giù. Ma cioè- allontanato da spettatore dello Allora. sport o proprio non da hai mai avere avuto la la moto? perché fare quel movimento col piede non l'ho mai trovato naturale. Ma non c'è un modo di farlo più semplice? Cioè perché da sempre comunque le marce si cambiano col pedale? C'è una manetta il cambio lì e quindi arriva del cambio che comunque è il motore. Cioè, altrimenti dovresti fare puoi anche fare un'asta che arriva e te la cambi tipo la macchina o con la mano. Però quella Cioè, tipo slot. Non so, non sarebbe più comodo avere due pulsanti al manubrio, uno che Ma va su, puoi uno fare che va giù? qualsiasi cosa volendo, cioè nel senso tutto si può fare ovviamente, però è sempre stato lì, in realtà sai il cambio, poi il motore sulla moto lì è centrale e quindi il cambio è laterale, ce l'hai lì, quindi esce proprio, sai, c'è l'averaggino lì, però puoi decidere se fare la prima in su o la prima in giù. Alla fine è molto semplice, per la prima in giù e tutte le altre in su. Sì, Sì, detto però così già- non sembra complicato. Però già tirar su comunque col piede è un gesto che non mi sembra... Ah, non riesci? Vabbè, No, ma solo io noi, non noi- riesco- ma- ho le caviglie molto Beh, è vero, lui ha rigide. delle caviglie che sono grosse così. ma cioè- solo noi che facciamo le corse abbiamo la prima in su, perché cosa succede? Quando tu devi cambiare le marce da piegato le metti, invece se io sono in curva a sinistra devo mettere una marcia, se ho la prima in su per aumentare le marce vado in giù, quindi al contrario non posso perché devo avere il piede sotto e tirare in su, Certo. quindi non posso cambiare da piegato. Non voglio insistere perché poi lui dice sempre che insisto sempre. Ti chiedo solo, Questo è il momento popolo bue, vai, no, vai. non sarebbe per te più comodo, sei piegato, piuttosto che pensare al piede che deve andare su, avere qualcosa che è sulle mani? Ma no, sulle mani abbiamo 1000 pulsanti che per cambiare tutte le strategie, le mappe di elettronica, la frizione, Cioè, il riuscite a fare freno. anche quello mentre andate? Fondamentale. Ah, io pensavo sì, fossero sì. al limite comunicazioni via audio. No. Te hai 3 mappe di potenza, 3 mappe di traction control, poi cos'hai? 3 mappe di freno motore, nel caso della benzina. E in base al momento, In base al momento alla della situazione gara, della gara, quello che tu c'è, switchi da uno sì, all'altro. esatto, anche le condizioni della pista, se parti per gara trovi condizioni un po' diverse, hai più freno motore o meno freno motore per avere delle possibilità di setting anche durante la gara. Comunque io ho capito parlando prima che il cambio è quello che determina il rispetto che un motociclista ti dà. Perché prima dicevo no, io vado con la Vespa e Andrea mi diceva vabbè la Vespa, bello. No, ma mica quella con le marce, quella... E lui fa no vabbè allora no. Allora non ti parlo, allora Sì, non è ti vero, parlo lo neanche penso più. anch'io. Ma no, Sì, beh, cioè no, il ma- cambio è quella beh. cosa che dà la dimensione Cioè, del pilota. io avevo il Garelli VIP 3. Il Garelli VIP 3, tu praticamente per cambiare schiacciavi la frizione e tiravi su 1, 2, 3, non c'erano piedi. E io con le mani mi trovo comodo. allora devi solo andare avanti da Però quello non volevo, scalino lì. guarda, era No. proprio una domanda Fai- veramente stupida. Fai il gioco. Allora, che mi piace, io Vai. faccio il Questa è gioco la per clip, quella poi dove Non sono vengono... bravissimo nei sì. giochi, No, ma No, sono no, sempre no, le clip guarda, devi- dove poi vengono ok. le foto dei piloti. Ah, poi- vabbè, semplicissimo. Tu mi devi dire
secondo te, Sì. tra questi piloti, chi vince in velocità pura? Quindi non conta la carriera, non conta la moto, non Ho conta... una domanda, ok. in velocità pura, esatto, non No, conta la moto più di No, tutto? certo, velocità pura per un pilota vuol dire che a parità Sì, parità di moto, tutto, secondo chi me è più sarebbe veloce. più Sulla forte. stessa moto, ok, chi è più forte? Chi è più forte? ok. Sì. No, Allora. più folle. Il più matto? Sì. Il più veloce, Dovizioso o Pedrosa? Ma Pedrosa. Pedrosa o Bagnaia? Sono due generazioni troppo diverse. Secondo me deve esserci una roba generazionale. Quindi cioè, tu non Ti ha rotto il riesci a gioco, scegliere. Walter, ti ha rotto No, il gioco vabbè, alla seconda allora- domanda, è finito. Beh, sì, troppo. Allora, guarda, vado avanti con la difficile, però generazione. ti direi... No, non è impossibile. Allora ti faccio Pedrosa, Stoner. Stoner. Stoner, Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo, Biaggi. Troppo Lorenzo diverso. Biaggi. Vabbè. Cioè, Lorenzo Biaggi. No, vabbè. sì, troppo diverso. È diverso, non era la stessa generazione. No, ma Max, quando... Cioè, secondo me Max Era prima. si era ritirato, che Lorenzo forse ancora neanche stava iniziava in iniziando, forse 125. sì. Allora gli altri ce li ho giusti. Lorenzo Rossi. E... Rossi, Rossi Marquez. Marquez, Iannone. Iannone. Era la Velocità chiusura pura. perfetta. Era Sì, la sì. chiusura perfetta. Andrea, grazie mille. Grazie mille per essere passato a trovarci. Ci hai insegnato un sacco di cose, tra cui come impennare. Per quanto la teoria sia ancora un po' Sì, vaga. Perché? Così, però un giorno forse ci proverò, o forse è meglio di no, altrimenti Dai. poi ti devo chiedere altri consigli per i dottori. Grazie mille a voi per aver visto questa puntata, ragazzi. Silvia, Walter, è sempre un piacere. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.